Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del Camus C12, nuovo prodotto della line-up di Camus. Vi anticipo già che avevo aspettative molto alte avendo già recensito il C5 che trovate all'interno del mio canale, ma oggi vi voglio parlare di quella che poi è stata la mia esperienza con questa base. Quindi banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi siamo qui per parlare di Camus e della sua base C12, la nuova base da 12 Nm con motore Autorunner da 12 Nm. Il prodotto vi viene consegnato in un ottimo packaging, tutto ben protetto da polistirolo sagomato. All'interno troverete tutto quello che servirà per poterlo montare e in questo caso, per prima cosa, queste barrette che andranno montate direttamente al motore, che potrete montare quindi sul vostro piano o su una postazione, o se avete una scrivania, in realtà Camus rende disponibile nel suo shop anche un supporto per poterlo montare sulle scrivanie. Personalmente con queste potenze consiglio sempre l'utilizzo di una postazione. Naturalmente all'interno troverete il cavo USB per poterlo collegare al PC e sempre all'interno troverete l'alimentatore da poco più di 5 A che darà la giusta potenza al vostro motore. In questo caso come alimentatore è un po' meno potente di altre basi della stessa potenza che avevo visto, perché quelle si aggiravano sempre intorno ai 7 A, ma immagino che questo genere di motore abbia bisogno di meno corrente per sviluppare la stessa potenza. Arriviamo quindi a parlare della base e del volante. Questo perché ragazzi è un tutt'uno, come potete vedere. È abbastanza pesante, però ragazzi non fatevi ingannare, perché proprio questo genere di configurazione di motore con il volante, che praticamente è la parte rotativa di questo sistema, rende totalmente assenti quelli che sono i pesi del mozzo e le inerzie che ci sono quando abbiamo un mozzo e un volante con una bottom plate. Motivo per cui anche sulla base C5, soprattutto anche poi dalla tecnologia di motore che ha, in realtà la forza che viene percepita è sempre un pochino di più rispetto a motori di pari potenza. Cosa che in parte mi sarei aspettato anche con questa base, ma poi all'atto pratico in realtà la forza sprigionata mi è sembrata al pari di basi della stessa forza. Parliamo subito delle fattezze esterne del volante. È un volante da 30 cm di diametro totalmente rotondo. L'impugnatura è in pelle e in realtà c'è una prima parte di morbidezza, credo che però sia data dalla pelle, che lo strato di rivestimento esterno sia un pochino più grande rispetto ad altri prodotti e quindi avete una piccola parte in cui sentite l'impugnatura più morbida ed offre tutto questo un ottimo grip. Nella parte interna ci sono le cuciture di colore nero, lo stesso colore del volante, e nella parte alta questa cucitura in pelle gialla, questo sempre per dare quell'effetto racing che a noi piace tanto. Sempre nella parte frontale c'è questo coperchietto che renderà possibile anche andare a sostituire quello che è il volante, però vi dico subito che dovrete acquistare obbligatoriamente un volante con la parte centrale vuota. Questo perché all'interno c'è una piccola protuberanza che personalmente non so perché hanno lasciato questa parte così sporgente, che quindi non permette il montaggio di volanti totalmente pieni anche nella parte centrale, però in realtà se andate nei vari shop ne troverete tantissimi. Arriviamo adesso alla bottom plate e ragazzi dico finalmente un aspetto visivo molto più racing rispetto a quello che era il C5. Nella parte frontale quindi troviamo 10 pulsanti, vi faccio vedere, ve li faccio anche sentire, hanno un feedback tattile, quindi sentite proprio l'azionamento del pulsante, ma alla pressione abbastanza morbido. Però mi piacciono a livello estetico questi pulsanti con queste cover in metallo
che in realtà ne vanno a definire un'ottima linea. Sono poi pulsanti RGB retro illuminati. La parte del pulsante, la parte in cui passa il colore, sia serigrafata direttamente sul pulsante. Troviamo nella parte alta degli encoder rotativi e potrete decidere poi tramite il software se farli funzionare incrementali, quindi 1, 2, 3 oppure destra e sinistra, e nella parte sotto altri 2 rotari con un feedback un pochino più morbido rispetto a quelli sopra e sono anche premibili. Nel caso di quelli sopra le cover sono in plastica di iniezione, nel caso di quelli sotto sono in metallo. Poco più sopra troviamo nella parte destra un funky switch direzionale, rotabile e premibile e nella parte sinistra un piccolo joystick. Anche questi hanno una cover cap in metallo, avrei preferito però fosse di colore nero come il resto del volante. E per terminare la dotazione pulsanti ci sono questi rotari da pollice che in realtà sono anche premibili. In realtà ho visto adesso anche altri volanti ben più costosi che utilizzano questo genere di posizionamento dei rotari nei volanti GT e personalmente ho trovato comoda sia la parte della rotazione che volendo anche l'azionamento della pressione, perché in realtà questa è la posizione di guida, lo andrete a premere in questo modo qui e ad azionare con il pollice. Quindi la dotazione di pulsanti di questo prodotto, ragazzi, credo che potrà coprire tutte le esigenze di qualsiasi sim driver. Nella parte centrale abbiamo questo piccolo schermo LCD che potrete configurare per la velocità oppure per le marce e questa striscia LED per i giri motore. In realtà sono tutti ben visibili i LED all'interno, forse anche troppo per essere una striscia LED fatta in questo modo qui. In realtà sono riuscito a farla funzionare tranquillamente in tutti i giochi, non sono riuscito a far funzionare quelli che sono questi altri LED nella parte alta. Sicuramente credo che verranno implementati in futuro nel software perché al momento non sono disponibili. Arriviamo adesso alla parte dietro dove troviamo il cambio magnetico. Finalmente, dopo aver provato anche il modello C5, hanno creato un genere di cambio che così si può chiamare, magnetico, ha un ottimo feedback. La parte delle palette in carbonio non è possibile spostarle più all'esterno più all'interno, però come vedete dal mio punto di vista l'ergonomia è giusta e corretta per questo genere di volante. Nella parte dietro troviamo il connettore di alimentazione, la connessione USB per il PC. In realtà qua c'è un piccolo connettorino per poter montare una ventola aggiuntiva, credo forse utile nel periodo estivo perché vi dico io personalmente non l'ho montata e la base anche in sessioni da 1 ora e mezza alla massima potenza si è comportata sempre nel modo corretto. Abbiamo poi nella parte sotto 2 connessioni USB Type-C che servono per collegare la pedaliera, il cambio o il freno a mano. Nella parte alta abbiamo il pulsante di accensione e un pulsantino di reset e naturalmente come vedete qui ci sono gli attacchi per le staffe. In realtà può essere montata, come ho detto, su qualsiasi postazione. Naturalmente con questo tipo di attacco che viene fornito direttamente nella confezione non potete cambiare inclinazione. Nel caso ne abbiate bisogno acquistate anche il sistema di fissaggio di Camus. E proprio per la tecnologia con cui è costruito, non essendoci il quick release, il volante è totalmente solidale al motore e non esiste da nessuna parte nessun tipo di gioco. Arriviamo adesso al cuore di questo progetto. È un motore Outrunner. Che cosa significa? Che la parte dei magneti è nella parte esterna del motore e sono quelli proprio che vanno a girare e in questo caso come vedete fanno girare proprio il volante stesso. Questo genere di tecnologia era stata già presentata da Fanatec nella serie Podium. In realtà non ho mai apprezzato questo genere di motore, soprattutto con quel genere di forze. Questo perché tendono ad avere accelerazioni molto evidenti rispetto ai motori in runner che solitamente vengono utilizzati per l'utilizzo sim racing. In realtà ho apprezzato tantissimo questa tecnologia per il motore C5, questo perché su motori di poca potenza la sensazione di averne di più personalmente la trovo buona perché effettivamente con 5 Nm possono essere pochi per sfruttare in un modo corretto una base. In realtà questo genere di motore fa sembrare che ci sia più potenza. In realtà però l'esperienza che ho avuto con questo volante è stata un pochino diversa perché come forza l'ho trovata in linea con quelli che sono i suoi competitor dichiarati pari Nm, ma questo aspetto viene spiegato meglio dopo che vi spiego un pochino anche come funziona il software e ho fatto un video per voi. Eccoci al software Camus, in questo caso versione 1.6.0. Nella prima schermata vedremo la visualizzazione del motore
e del volante. Anche se in realtà sono un tutt'uno, vengono sempre rilevati, come nella serie C5, come due periferiche separate. Nella seconda schermata abbiamo l'accesso a tutti i parametri. Nella parte in alto andremo a decidere quelli che sono i gradi di sterzo, potremo farlo sia con lo slider oppure con dei preset già stabiliti. Il primo valore poi che potremo andare a decidere è il power, cioè la forza massima. In questo caso personalmente vi consiglio al 100%. Poi abbiamo il natural damping, friction e inerzia. Diciamo che dal mio punto di vista il volante ha già di base una sua buona corposità, quindi credo che sia già filtrato anche con valori a 0. E personalmente io ho deciso di lasciare tutti questi valori proprio a 0, cioè totalmente disattivati, anche se sono fortemente convinto che qualcosa sia comunque attivo, proprio per la pesantezza che ha il volante quando lo andrete a girare. Ma decidete voi i valori che più preferite. Nella parte sotto abbiamo l'hild spring, che sarebbe la centratura, la molla di centratura, e in questo caso sicuramente sempre 0. C'è poi qui una seconda schermata Game Effect, in cui andremo a decidere l'intensità del force feedback, ma anche in questo caso è un parametro che viene utilizzato da molti brand cinesi. Personalmente trovate anche qui il valore più adatto a voi. Personalmente in 50 ho trovato quello che più si addice a quella che è la sensazione che mi piace a me nel volante. Il CF filter è invece il filtro di smussamento. In realtà 100% significa non smussato, più lo abbassate più verrà smussato. Viene pensato al contrario. In questo caso, come vi ho detto, io sento già la base molto filtrata, preferisco tenerlo al 100%, che significa disabilitato. Q-Factor, questo è un effetto che va a agire nelle forze costanti. Anche qui cercate il valore più adatto a voi. Io ho scelto 4, che è tra i valori più bassi che si possono utilizzare dal mio punto di vista per rendere un tipo di force feedback più coerente possibile. Game Friction e Game Spring sono effetti che devono provenire dal gioco. In realtà io utilizzo 100, anche se praticamente quasi nessun gioco utilizza il direct input della friction, forse per alcuni versi con alcune impostazioni particolari è R-Factor 2, ma 100 significa lasciarlo di default. Valori sotto il 100 vanno a togliere qualcosa a quel tipo di segnale. Personalmente lo lascio al 100%. Ultima scheda, Assistance. Qui abbiamo la possibilità di invertire il force feedback. Questo per esempio con R-Factor 2 può capitare di doverlo fare, ma si può fare anche all'interno del gioco. Hands-off protection va a capire se ci sono o non ci sono le mani. Personalmente io lo vado sempre a disabilitare, perché ci sono dei movimenti veloci che potete fare con il volante che possono non far capire bene quello che sta succedendo. Hand stop straight è la forza del fine corsa, cioè quanto vorrete sia forte il bump stop finale. In questa schermata in realtà verrà deciso una sorta di intervento di damping a diverse velocità. Io rispetto al default ho deciso di abbassarlo molto, perché personalmente sentivo che già superate determinate velocità andava ad addormentare un pochino troppo il volante, e più si aumentano quel genere di filtri, più si vanno a perdere dei micro dettagli. Personalmente ho trovato questa l'impostazione più adatta a me. L'ultima parte, Overhead Protection. Potete innanzitutto andare a vedere qual è la temperatura che è in questo momento la vostra base e decidere qual è la temperatura superata la quale si innesterà una sorta di protezione che andrà a abbassare la forza. Personalmente in sessioni di 1 ora e mezza che ho fatto massimo con questa base non ho mai avuto problemi di arrivare a questo genere di temperature, anche perché c'è comunque una ventola che potete montare e quindi non ci sono particolari problemi per quanto riguarda la temperatura. Nella seconda schermata andremo a vedere sia la possibilità di centrare il volante e sia andare a fare un test di tutti quanti i pulsanti. Sempre in questa schermata potremo sempre reagire ugualmente sui gradi di sterzata. Molto importante invece qui sopra dashboard andremo ad accedere a tutta la parte LED del volante, sia per quanto riguarda la colorazione dei pulsanti direttamente anche con dei preset, e anche dei preset per quanto riguarda l'illuminazione del LED dei giri, fino al preset 5 che è totalmente tutto spento, sia per i pulsanti sia per i LED giri. In più con Show Mode andremo a decidere ciò che lo schermetto LCD dovrà darci come informazione, se solo la velocità, se la velocità in miglia orarie oppure le marce.
Tramite brightness potremo andare a decidere la luminosità dello schermo LCD, ma non si potranno modificare l'illuminazione sia dei LED dei girimotore sia quelli dei pulsanti. Qui sotto abbiamo knob, cioè i rotari. In questo caso possiamo decidere se far riavere la funzione destra-sinistra oppure ad ogni scatto un singolo valore. Personalmente su questo genere di volante in cui è difficile anche andare a capire l'esatta posizione perché non ci sono in realtà dei numeri che vanno a indicare il valore, personalmente trovo più indicato utilizzare la modalità avanti e indietro. In più, premendo questo pulsante si andrà a fare l'autocalibrazione delle levette del cambio. Ultima scheda è quella dell'aggiornamento. Naturalmente fate caso al numero di firmware e di software che io sto utilizzando, ma nel caso lo dobbiate aggiornare, basta cliccare Open Firmware Update e qui vi verranno rilevati i firmware che dovete aggiornare. Con un clic andate ad aggiornare. Naturalmente potrete farlo sia ma anche in maniera naturale e sia scegliere di fare un update dei firmware beta. Ma penso per quanto riguarda il software di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Spero che sia stato chiaro il funzionamento del software e quelle che sono state alcune delle mie perplessità. Anche questo per arrivare un po' alle conclusioni finali di quello che è la mia opinione di questa base, che come sempre tiene conto anche della fascia di prezzo a cui si trova. La parte elettronica, come vi ho detto, è un motore Outrunner e anche la gestione del posizionamento, come la maggior parte di basi di questa fascia qui, è una sorta di sensore di olio, un sensore posizionale, quindi dal mio punto di vista inferiore a quelle che sono caratteristiche che possono esserci su basi Syncube, su basi Asetec, che già un pochino ne va a definire quella che è la sensazione su alcuni filtri. Ma inizio subito a darvi quella che è la mia esperienza, che è stata con il RIM, in questo caso ottima anche rispetto al modello precedente, anche se io personalmente preferisco i volanti con la parte sotto AD, quelli tagliati. Questa volta devo dire che i pulsanti, seppur non li ho trovati premium rispetto ad altri prodotti di altre fasce, ma molto più piacevoli e dall'effetto molto più racing sia a livello visivo sia a livello di utilizzo. Per quanto riguarda poi la comodità alla pressione, ottimi tutti i pulsanti, ottimi i rotari. Nella parte alta quelli da pollici, naturalmente quelli che si trovano al centro del volante c'è sempre bisogno di spostare la mano. Per quanto riguarda la parte dei LED dei girimotore, in realtà con questo genere di LED che quindi sono visibili all'interno di una striscia unica, li avrei preferiti fatti o totalmente separati, perché in realtà vi dà quel tipo di effetto ma con una parte di cover trasparente nella parte frontale. Arriviamo poi alla parte più importante, alla parte di feeling di guida. Come già vi avevo anticipato un pochino nel lato software, ho trovato il volante di base molto filtrato rispetto anche alla base C5, tant'è che mi sono sentito di portare praticamente a zero quelli che sono i filtri basici, damping, friction e inerzia, perché anche girando il volante da fermo sento sempre che c'è qualcosa che lo va a frenare. Ricordavo il C5 molto più libero nella parte centrale e quindi credo che in questo caso non ci sia bisogno di aggiungere nessun altro tipo di filtro e personalmente consiglierei a Camus di abbassare quelli che sono già i filtri preimpostati e dare comunque la possibilità all'utente di scegliere in un determinato range quelli che sono i valori più adatti a lui. Anche per quanto riguarda quelli che sono alcuni filtri che dovrebbero lavorare sulle forze costanti, non credo che vadano proprio a centrare quel genere di forza e soprattutto in realtà con un genere di base con questa forza credo che ancora non serve agire su quell'aspetto, perché sono tranquillamente sfruttabili dal mio punto di vista su qualsiasi gioco. Aspetto che mi fa credere ancora di più il fatto che ci siano dei filtri già attivi nella base anche mettendo tutto a zero è il fatto che, come vi ho detto, con questo genere di tecnologia e 12 Nm mi sarei aspettato accelerazioni maggiori, mi sarei aspettato sensazioni di forza maggiori rispetto a basi di pari forza, proprio perché le accelerazioni vi fanno sembrare che c'è qualcosa in più. In questo caso ho sentito la base abbastanza spenta sotto il punto di vista delle accelerazioni e questo continua a farmi pensare che ci sia qualcosa sotto, e questo è talmente accentuato per esempio sulla parte della strada, sulla parte dei cordoli, che li sento un pochino meno, per cui anche quelli me li sarei aspettati un pochino più evidenti, motivo per cui li ho alzati un pochino anche in alcuni giochi dove è permesso, questo perché ne sentivo un pochino la mancanza a determinati livelli di forza. Però arriviamo anche a un altro aspetto molto importante in questa fascia ed è il prezzo, poco più di 500 euro per avere una base direct drive
e un volante da 12 Nm. In questo caso c'è un po' il limite di non poter modificare la bottom plate, però sicuramente potrete cambiare il volante e anche montarci quello che più preferite e avere comunque un'esperienza direct drive a mio avviso di buon livello, soprattutto poi in questa fascia di prezzo, in cui personalmente mi sento di dire che c'è sempre magari la coperta un po' corta, cioè magari potrebbero esserci prodotti che hanno un dettaglio un pochino più fino ma peccano un po' di potenza. In questo caso avete una maggior potenza, però sento che un pochino mancano dei piccoli dettagli. Naturalmente in questo caso mi viene da pensare che in futuri aggiornamenti la cosa potrebbe totalmente stravolgersi, in virtù anche del fatto che, avendo provato la base C5 e essendone rimasto molto soddisfatto, penso che sia soltanto una questione di aggiustamenti software per poter centrare al 100% quello che è questo progetto. Naturalmente ringrazio Camus ancora nel credere nel mio canale, ci sono tutti i link qui sotto per poterlo acquistare. Vi ricordo sempre che utilizzare i link con cui collaboro con i vari brand aiuta il canale a poter recensire sempre per voi tutti i prodotti. Come sempre vi ringrazio perché tutto questo è possibile sempre grazie e solo a voi e ci vediamo alla prossima. Ciao!